eccellenza della sanità cubana che soprattutto in questo periodo di pandemia ha sviluppato dei vaccini autonomi e gratuiti per tutta l'America Latina. Io ho avuto l'occasione di visitare Cuba anni fa e di visitare gli istituti di biotecnologia e gli istituti di genetica e di vedere appunto quanto è alta l'eccellenza della sanità cubana. Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos. L'identità cubana post-rivoluzionaria è stata sempre legata al tema della salute, fuori da tutte le logiche di potere che hanno portato in Occidente Big Pharma al controllo delle politiche mondiali. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! La decena de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos han sido educados en la idea de salvar vidas. L'idea della medicina preventiva, propriamente detta, che dovrebbe essere la priorità di ogni Stato avanzato, ha in Cuba la sua massima espressione. Infatti la sanità a Cuba è a un livello molto alto, però per capire come si è arrivata a questo livello dobbiamo entrare nella storia di Cuba, di questo paese. Dopo la rivoluzione a Cuba rimasero solo 16 professori di medicina e 3.000 dei 6.000 medici precedentemente presenti. Il governo fu allora costretto a realizzare dei servizi sanitari con un programma nazionale e quindi è stato organizzato un programma che viene chiamato Servizio Medico Rurale per garantire l'assistenza praticamente a tutta la popolazione, anche nei centri più piccoli. Furono realizzati 50 ospedali, dei 160 policlinici nelle aree urbane e soprattutto grande importanza è stata data alle vaccinazioni dei bambini. E girando per Cuba io ricordo quando sono andato spesso ho dato passaggio a mamme che avevano in braccio dei bambini che li portavano alle vaccinazioni e quindi il sistema delle vaccinazioni è molto diffuso a Cuba e anche elevato appunto il tipo di vaccini che vengono prodotti nell'Istituto di Biotecnologia e Genetica. Il programma fondamentale di Cuba per la sanità è il programma del medico di famiglia, molto simile a quello che era però il medico di famiglia, diciamo il medico condotto degli anni 50, non tanto il medico di famiglia come lo intendiamo attualmente. In tutti i centri rurali c'è il medico e l'infermiere e quindi c'è un controllo diretto della popolazione dal punto di vista sanitario, un po' come era in Italia molti anni fa quando c'era il medico condotto. Il paziente va dal medico, il cittadino va dal medico, ma se non va dal medico è il medico che va dal cittadino e quindi c'è questa sanità di controllo molto efficiente e questo soprattutto in questo periodo di pandemia è stato ottimale perché ha permesso di controllare tutta la popolazione. Interessanti sono i vaccini prodotti a Cuba perché Cuba si è messa contro quella che era l'organizzazione mondiale di Big Pharma e non ha voluto aderire anche al programma che era per i paesi del terzo mondo, avendo dei dubbi che effettivamente sarebbero stati rispettati. E in effetti, anche se erano stati fatti dei patti per la distribuzione uguale dei vaccini nei paesi nei capitalistici e nei paesi del terzo mondo, questo poi non è avvenuto. L'idea sovranista dei vaccini a Cuba è molto interessante perché proprio 3 dei vaccini fondamentali prodotti a Cuba si sono chiamati Soberana, Soberana 1, Soberana 2 e Soberana 3, che in spagnolo vuol dire appunto sovrano. Cuba ha sviluppato ben 5 vaccini contro il Covid. Cuba ha voluto essere sovrana nella produzione dei vaccini e soprattutto per la distribuzione al terzo mondo e all'America Latina. I vaccini Soberana sono prodotti da un istituto di ricerca che si chiama Finlay, in cui tra l'altro lavora anche un nostro ricercatore del CNR, il dottor Chiodo del CNR di Pozzuoli. Altri 2 vaccini sono stati prodotti invece dall'Istituto di Biotecnologia e Genetica e sono l'Abdala, che ha il nome di una poesia di José Martí, che era stato un eroe nazionale cubano,
e il Marbisa, che ha il nome dei guerriglieri che hanno combattuto nella guerra dei 10 anni e nella guerra ai colonialisti spagnoli del XIX secolo. Questa eccellenza nei vaccini cubani per il Covid lo abbiamo soprattutto per merito di questo Istituto di Biotecnologia e Genetica che nasce nel 1986 in seguito a una collaborazione che c'è stata, che ha stimolato Fidel Castro, un accordo con l'oncologo americano Reinhold Lee Clark, che ha permesso a 2 medici cubani di frequentare l'Istituto Anderson Hospital di Houston nel Texas, così che nell'82 si è inaugurato appunto questo centro di investigazione biologica che ha portato alla costituzione dell'Istituto di Biotecnologia e Genetica, che sono tutti vaccini proteici a proteine ricombinanti, quindi molto diversi dai vaccini che sono stati prodotti in Occidente, diciamo tipo il Pfizer, il Moderna, eccetera. Sono vaccini proteici, quindi ci è voluto più tempo per produrli, sono vaccini tradizionali sono stati sperimentati a Cuba e si stanno diffondendo anche in tutta l'America Latina. Quindi Cuba sta lavorando a questi vaccini a subunità che vengono distribuiti praticamente gratuitamente sia nel territorio di Cuba sia nei paesi del terzo mondo. Cuba è stata capace di produrre con la sua alta tecnologia farmaceutica ben 5 vaccini, di vaccini sovrani nel senso prodotti esclusivamente dallo Stato, con il contributo statale. Bisogna dire che in questo periodo Cuba ha abbandonato tutti gli altri progetti, perché Cuba ha prodotto tantissimi farmaci anche diffusi nel mondo, come c'è un farmaco in vendita in Germania prodotto a Cuba che è per le ulcere diabetiche ed è il miglior farmaco a livello mondiale. Cuba in questo periodo ha bloccato tutte le altre sperimentazioni e si è concentrata sui vaccini. L'Istituto Finlay, in cui lavora anche il dottor Chiodo del CNR di Pozzuoli, ha prodotto appunto i 3 vaccini Soberana, mentre l'Istituto di Biotecnologia e Genetica ha prodotto altri 2 vaccini, l'Abdala e il Marbisa. L'idea della sanità a Cuba nasce soprattutto con l'istituzione della Scuola Latinoamericana di Medicina, che è una scuola che raduna più di 1500 studenti e sono tutti medici destinati ai paesi dell'America Latina. Cuba ha creato anche le Brigate della Salute, che sono medici volontari specializzati in diversi settori, che hanno raggiunto le località più remote del pianeta in diverse epidemie. I medici cubani, per esempio, erano sulla scena di Haiti durante l'epidemia di colera seguita al terremoto del 2010, sono arrivati in Africa occidentale durante la crisi di Ebola del 2013-2016 e quando il Covid si è diffuso in Europa li abbiamo avuti anche qui in Italia nei giorni più bui della pandemia, li abbiamo avuti a Crema e a Torino, arrivarono 91 medici e non solo in Italia, ma li abbiamo avuti praticamente distribuiti un po' in tutte le nazioni del mondo, perché proprio la missione dei cubani è portare una sanità gratuita in tutto il mondo. È particolare che proprio un paese comunista, con tutti i limiti e le contraddizioni da superare, sia stato lo Stato più evoluto del mondo nel produrre dei vaccini autonomi e soprattutto gratuiti. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale per i prossimi approfondimenti. Arrivederci e grazie della vostra attenzione.